Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere la nuova funzionalità che ha inserito finalmente KuCoin, ovvero la possibilità di depositare valute fiat, in questo caso euro, tramite bonifico SEPA. Al momento è solo possibile depositare ma non prelevare. Stanno lavorando anche per implementare questa funzione. Inoltre andiamo a vedere come poter prestare le nostre criptovalute, i nostri token all'interno sempre di KuCoin, ovviamente dopo la sigla. Sull'exchange KuCoin è raggiungibile all'indirizzo kucoin.com, comunque vi lascerò il link in descrizione per accedere in sicurezza a questo exchange. Ho già fatto dei video in precedenza, come di consueto se andate in fondo alla home page del canale YouTube trovate la sezione dedicata agli exchange e ci sono diverse playlist, ognuna dedicata a un singolo exchange. Il video di oggi è un aggiornamento perché di recente KuCoin ha abilitato il deposito in euro tramite bonifico SEPA. Vi ricordo che fino a qualche settimana fa non si poteva depositare in euro direttamente con bonifico SEPA a meno che non si usasse un processore esterno. Ad oggi, nel momento in cui sto registrando il video, il prelievo in euro è sempre disabilitato. Per prelevare le nostre criptovalute bisogna, come ho fatto vedere in diversi video, trasferirle in un exchange che permette eventualmente il prelievo in euro. Ma come ho detto, la novità è che finalmente si può depositare valuta fiat, si può depositare euro direttamente su KuCoin senza l'utilizzo di un processore esterno. Questa è una grande funzione che hanno abilitato perché va a manifestare l'impegno di KuCoin nell'aggiornarsi di continuo e facilitare l'acquisto delle criptovalute, in questo caso i depositi, e sicuramente ci sarà un impegno anche per effettuare un domani anche dei prelievi. Una volta che vi siete registrati su KuCoin e avete effettuato il KYC, per effettuare un deposito SEPA bisogna andare su Asset, account principale, depositi e prelievi, cliccare su deposita, alla voce cripto ci spostiamo a destra, valuta tradizionale, valuta fiat euro, metodo di pagamento, possiamo utilizzare ovviamente, come abbiamo visto nei video precedenti, il pagamento tramite carta con un 3% di commissioni, oppure a 0 commissioni il deposito via SEPA. Clicchiamo SEPA, vedete appaiono i dettagli di pagamento. Una cosa importante quando si inviano i bonifici agli exchange: nelle note del bonifico bisogna mettere il numero di riferimento. In questo caso è il numerino in alto reference note che trovate in verde, ed è importantissimo perché una volta che avete inviato un bonifico senza inserire nei commenti questo codice di riferimento, l'exchange non riuscirà ad associare gli euro che gli arriveranno con un account dell'utente. Quindi è una cosa veramente importante: mettete sempre il reference note. Per la ricezione del bonifico ci vogliono circa 2-4 giorni lavorativi. Se non avete ancora effettuato il KYC, successivamente vi porterà alla pagina per verificare il vostro account con un documento di identità e un foglio con su scritto i dati che vedrete in sovraimpressione che vi fornirà KuCoin. Ci sono due tipi di verifiche, una tramite l'applicazione mobile che è molto più veloce, quasi immediata, e la verifica manuale, se non si dispone dell'applicazione mobile, vi permetterà di caricare le foto e la documentazione richiesta. È un processo un po' più lungo perché per la verifica delle identità in modalità manuale passeranno 7-10 giorni. Dopodiché, a verifica ottenuta, nei passaggi successivi troverete tutte le indicazioni per andare a inviare un bonifico SEPA. Adesso a vedere la sezione per quanto concerne le rendite passive, ovvero i prestiti cripto. Nella home page bisogna andare su finanza e cliccare per l'appunto prestiti cripto e si aprirà questa schermata. In alto le voci che possiamo vedere sono Loan prestiti, i miei prestiti o Borrow. Normalmente chi prende a prestito criptovalute o token all'interno di un exchange lo fa per poi andare a operare con il trading con leva, e quindi oltre ai suoi fondi richiede un prestito all'exchange
per andare ad operare con un portafoglio più alto, per far sì che questi utenti possano richiedere un prestito. Dall'altra parte ci devono ovviamente essere utenti che prestano le loro criptovalute perché le hanno ferme nel portafoglio, vogliono metterle a rendita, vogliono farle fruttare. Qua a sinistra vedete c'è l'elenco dei token, delle criptovalute che noi possiamo detenere e andare a prestare. Nella tabella di destra abbiamo gli interessi che andremo ad ottenere prestando le nostre valute, i nostri token. Sono interessi variabili e variano anche loro in base alla domanda e all'offerta. Supponiamo di voler andare a prestare USDT, possiamo selezionare il quantitativo, andare a decidere se prestare per 7, 14 o 28 giorni e andare a indicare volendo anche il tasso di interesse che vogliamo ricevere. Oppure cliccare su tasso ottimale, che è il tasso per cui il nostro prestito molto probabilmente andrà a buon fine, perché tutti i prestiti che andiamo a selezionare vanno in coda, poi ovviamente dall'altra parte ci deve essere un utente che accetta il prestito. Quando si prestano token o valute ad esempio per 14 giorni, ad esempio al 10% supponiamo, non è detto che però andiamo a ottenere questo 10%, perché l'utente che chiede in prestito USDT per 14 giorni volendo può andare a ripagare il prestito anche dopo un giorno, qualora non le servisse più o abbia raggiunto il suo obiettivo per il quale aveva chiesto il prestito. Quindi è sempre meglio, quando andiamo a prestare delle criptovalute, andare a controllare gli ordini sottostanti e andare a controllare se il nostro prestito è ancora attivo oppure è stato ripagato. Nel caso di prestito ripagato dobbiamo essere pronti, volendo, a rimetterlo a disposizione. Una funzione interessante è l'auto-lend. Vedete che cambia la voce qua sotto, quantità oppure quantità riservata. Attenzione, perché qua sull'end USDT nella versione normale andiamo a selezionare la quantità di USDT che vogliamo destinare ai prestiti. Nella versione auto-lend, nella quantità riservata, noi andiamo a inserire una quantità di USDT del nostro portafoglio che non deve essere prestata. Supponiamo di avere 1000 USDT nel portafoglio generale e vogliamo tenerci come liquidità 400 USDT e quindi disponibili i nostri fondi per essere prestati, lasciamo $600. Cosa andiamo a fare? Per dire alla piattaforma che vogliamo su $1000 prestarne solo 600, come quantità di riserva andiamo a selezionare 400. Quindi vuol dire che se il nostro portafoglio di $1000 in USDT, 400 li teniamo noi come liquidità per fare quello che vogliamo e 600 andranno prestati. Qualora invece dei nostri $1000 in USDT volessimo destinare al prestito totalmente il nostro portafoglio, lasciamo 0. Bisogna poi andare a selezionare la tempistica, il tempo per quanto vogliamo andare a prestare i nostri fondi, quindi possiamo anche mettere il flag su tutti oppure su 7, 14 o 28 a nostra discrezione. Alla voce interesse giornaliero minimo andiamo a inserire quanto vorremmo ottenere di interessi minimi, sotto al quale la piattaforma non presterà le nostre valute. Se tutto poi è impostato come vogliamo, diamo l'ok, lend USDT e attendiamo. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e di vostro gradimento. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale YouTube, che è un'azione veramente di pochi secondi ma per me ha un valore inestimabile. Vedere crescere la community è davvero uno stimolo a continuare ogni giorno su questa strada. E inoltre, se avete tempo e voglia, vi ricordo che abbiamo una community Telegram e anche una community Discord. Ciao a tutti! Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e di vostro gradimento. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale YouTube, che è un'azione veramente di pochi secondi ma per me ha un valore inestimabile. Vedere crescere la community è davvero uno stimolo a continuare ogni giorno su questa strada. E inoltre, se avete tempo e voglia, vi ricordo che abbiamo una community Telegram e anche una community Discord. Ciao a tutti!